Le mie scelte di vita sono sempre state caratterizzate dalla curiosità. Io ho bisogno di cambiamento, senza cambiamento mi manca l'ossigeno, quindi la ricerca, l'esplorazione, mettere in discussione la certezza per l'incertezza è ciò che ha sempre animato la mia vita e soprattutto non ho mai ascoltato chi diceva che non avrebbe funzionato, è il tuo istinto che ti porta a fare così. Mi piace mettermi in discussione, mi piace trovare la chiave di un enigma che magari per qualcuno è irrisolvibile e invece per me è stimolante provarci. Ecco. Questo è un po' ciò che ha animato un po' tutta la mia vita, sia parlando di software che parlando di vino. Per me il vino è un prodotto culturale, è un prodotto che deve avere un contenuto che non è soltanto ciò che caratterizza una bevanda alcolica, ma deve essere qualcosa che attinge al passato, alla tradizione. Un vino di cui si parlava nell'Ottocento ancora, che aveva dei valori inestimabili e che poi il periodo industriale in qualche modo ha cancellato dalla memoria dei canavesani. Ho voluto ripartire da quelli che erano i ricordi che mio nonno mi ha trasmesso, libri che avevo e che parlavano del passato, di come le vigne venivano condotte, di come erano fatti i vini e soprattutto c'era un concetto molto chiaro che il vino che si faceva qui non era un vino che doveva essere consumato subito. Quindi il mio progetto è stato questo, quello di ritornare ad una sorta di origine. Ho voluto che questa cosa avvenisse, ma anche nel layout delle etichette. Il mondo del vino, il business del vino, il business del territorio è un business di relazioni, cioè non si può pensare al mondo del vino senza pensare alle relazioni. Per quanto mi riguarda il mio business è sempre stato basato sulla condivisione. Arrivo da un mondo della tecnologia nella quale credevo molto e credevo al mondo in qualche modo dell'open source, quindi dove la somma dei saperi faceva sì che si raggiungessero prima gli obiettivi. Quindi le mie relazioni nascono dal fatto che mi sono sempre posto per carattere a fianco degli altri, mai davanti agli altri. Più la rete è fitta, più intercetti consensi, intercetti persone e più i risultati che avrai saranno risultati che ti appagheranno per visibilità, per identificabilità, per qualità delle cose che fai, perché confrontandoti non puoi che migliorare. Ecco. L'idea del wine tracking nasce dal fatto che oggi produrre vini naturali, vini biologici, va al di là di qualunque tipo di certificazione. Ho raggiunto la certificazione biologica, ma per me non è la certificazione che mi garantisce che ho lavorato bene, ma è una filosofia di vita che tu hai. Volevo andare al di là di questo confine, volevo che le persone capissero che il vino nasce in vigna, quindi tutta l'attività che verrà fatta in vigna è finalizzata a ottenere un frutto che spremuto mi darà quel vino. Però se io non mi avvicino alla vigna, se non vedo come la vigna viene condotta, se non esploro ciò che circonda la vigna, se non capisco i suoli, se non capisco la natura che circonda proprio la vigna, fatta di erbe spontanee, fatta di animali, fatta di tutto quanto, io non capirò mai quel vino. Quindi wine tracking, che è un format anche depositato, vuol dire proprio questo. Vieni, è un'esperienza, scoprirai come questi vini nascono, ma scoprirai anche il territorio dove la vite cresce
e scoprirai tutti quei dettagli che un simbolino appiccicato su un'etichetta non ti potrà mai trasmettere. Questo è il wine tracking.